Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi dobbiamo parlare dell'elefante nella stanza e vi chiederete ma che è sto elefante ogni volta? Beh, non è proprio un elefante nelle terre viventi, parliamo di Avowed. Lo so, state ancora pensando, ma come ancora quel gioco? Sì, vi capisco. Al lancio molti di voi lo hanno bocciato senza appello e non posso darvi torto. Nonostante le promesse di Obsidian, il gioco è stato accolto con un'alzata di spalle collettiva. La storia non decollava, il ritmo moscio e quella sensazione di aver già visto tante cose, che ha portato molti a mollarlo dopo poche ore. È stato, diciamolo, un flop, inutile girarci intorno. Eppure eccomi qui perché nel 2026 Avowed prova il tutto per tutto, sbarca ufficialmente su PlayStation 5 e lancia l'Anniversary Update. È l'ultima spiaggia per un RPG che voleva essere grande ma è rimasto piccolo piccolo. Scopriamolo insieme. Partiamo dal fatto cronaca. Dal 17 febbraio Avowed non è più un'esclusiva su Xbox e PC. Microsoft ha deciso di portarlo su PS5. Perché? Beh, i numeri sul Game Pass non erano stati quelli sperati e la critica è stata veramente tiepida. Portarlo su console Sony è una mossa puramente commerciale per riuscire a recuperare i costi della produzione. Per gli utenti PlayStation è un'occasione per provare un action RPG fantasy che visivamente fa ancora la sua bella figura. Guardando anche semplicemente questo trailer a me ricordava tantissime cose di Elder Scrolls Online. Però comunque pensavo che ci fosse più o meno lo stesso successo, magari inferiore, ma invece è stato proprio un vero e proprio disastro. Forse è stato proprio il fatto di avere una storia molto molto lenta e quasi deludente. E diciamocelo, un RPG con una storia noiosa è come andare a metterci un vestito rosso-giallo, quindi ricevere un bel pugno in un occhio. Non importa quanto sia bello il mondo intorno a te, se quello che succede non ci va a scuotere, alla fine diventa un grosso problema. In Avowed abbiamo avuto protagonisti anche decisamente troppo comuni, senza una vera e propria personalità, anche lì erano mosci e noiosi. Sono personaggi quindi fiacchi che non riescono a trascinare nell'avventura. È un peccato mortale per un genere che dovrebbe basarsi sull'immersione e invece di sentirci eroi leggendari ci siamo sentiti comparsi in un film di serie B e questi errori purtroppo hanno avuto un peso enorme sul successo del gioco. E quindi cosa hanno voluto fare? Proprio perché arrivava l'anniversario, hanno cercato di mettere delle nuove razze, quindi finalmente possiamo andare a creare dei nuovi personaggi, quindi gli Aumaua, penso che si pronunci così, speriamo, perché ogni volta che c'è un nome particolare vado un po' nel panico. E poi i nani e gli Orlan. Hanno aggiunto anche lo specchio magico per andare a cambiare l'aspetto al volo. Quindi se già abbiamo fatto il nostro personaggio, tramite appunto questo specchio noi possiamo andarlo a modificare. E poi Obsidian ha capito che l'unica cosa che si salvava era il sistema di combattimento. Quindi ora potete giocare con nemici più aggressivi, modificatori dinamici e un level cap che è stato alzato a livello 30. E poi hanno aggiunto anche il bastone ferrato, ossia una nuova arma per chi vuole uno stile più tecnico. Ma siamo onesti, aggiungere i nani o una nuova arma serve un po' a poco, se il cuore del gioco, la narrazione, resta debole. Arriviamo al dunque. Avowed è un gioco fantasy con elementi bellissimi, i colori, le ambientazioni, il feeling delle magie, ma è anche un gioco che ha fallito nel trasmettere quelle epicità che ci aspettavamo. Questa update lo trasforma in un capolavoro? No. Rende i protagonisti meno fiacchi? Purtroppo no. Però lo rende un prodotto più rifinito. Se siete amanti del genere e cercate un'esperienza fantasy leggera, magari da giocare su PS5 per godervi il comparto tecnico, ora Avowed è nella sua forma migliore. È un gioco da 7 che voleva essere però un 10, ma si è perso tra una trama piatta e protagonisti senza anima. Ora tocca a voi, lo scaricherete su PS5 o per voi Avowed è un capitolo chiuso? Vi bastano i nani e il New Game Plus per perdonare una storia così tanto noiosa? Fatemelo sapere qui sotto, perché sono molto curiosa di vedere se la vostra opinione è andata a cambiare.
Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi per altre analisi molto oneste. Ci vediamo al prossimo video, sperando che il prossimo protagonista abbia un po' più di carattere.